Ciao a tutti ragazzi, la cattura per me straordinaria e incredibile che non mi scorderò mai per tutta la vita di oggi, la dedico ad Andrea Furlan. Cattura per me pazzesca perché è la prima uscita che faccio in vita mia a traina al Dentice ed è arrivato anche un bel pezzo. Io ringrazio veramente Andrea, un pescatore che chi lo conosce lo sa, non ha bisogno di tanta pubblicità, prima uscita prima Dentice. Grazie Andrea. Ovviamente il Dentice è già al ristorante sabato sera, mi tocca pagarti di nuovo la cena, ma te la meriti. Ciao. La stiamo facendo trainetta ai sugarelli, alle occhiate, per poi poterla innescare per fare traina di superficie. Stiamo trainando a 3 nodi più o meno. Sinistra cucchiaino ondulante per le occhiate, destra raglu, anguilletta di gomma da 6,5 cm. Sicuramente sugarelli o occhiate, ma dovrebbero essere sugarelli. Vediamo se parte la canna. E lo attacchiamo subito. Ragazzi, ho innescato il sugherellone con 200 grammi, sugarello preso con il raglu, innescato con doppio amo trainante, amo pescante. Sto pescando con una canna che non è da traina, è da spinning pesante, una Kenai King Lamiglas. Stavo pescando con 200 grammi ma andavo sotto sui 12, 13, 14 metri e quindi toccavo il fondo. Siccome voglio trainare in acqua bassa, perché li hanno presi in acqua bassa mi dicono, ho calato a 150, anche perché non sto usando il piombo guardiano ma i piombi questi a sgancio, quindi questi qua è facile che si incaglino. Una cosa buona che hanno in Croazia sono i krafen, spettacolare, mi ricorda quando da bambino li mangiavo riccione. Ragazzi, pensavo fosse al fondo, mi sa che c'ho qualcosa. No ragazzi, io non commento, cioè sta registrando? No, perché cioè l'emozione è tanta, perché è il mio primo Dentice traina. Ragazzi, questo è grosso. Ho tante cose da dire ma le dico dopo perché sono emozionatissimo. È una gioia, ma non solo ovviamente per la cattura, ma perché ho avuto 2 settimane di peripezie, mi è capitato di tutto, ho rotto di tutto, lasciamo perdere. Bene, cerco di fare una breve cronostoria di quello che è successo, anche perché alcuni aspetti tecnici possono veramente essere interessanti. Premetto che era la prima uscita a traina al Dentice che facevo nella mia vita e ho raggiunto questo risultato per me importantissimo. Inesperienza sì, però quando uno è determinato, studia bene, prepara molto bene l'attrezzatura, chiede consigli giusti, i risultati possono anche arrivare. La giornata è iniziata trainando con 2 canne, trainando leggero per lo sgombro e sugarello. Ho preso un grosso sugarello di circa 30 cm che ho innescato immediatamente
non avendo la vasca del vivo. Ho trainato per 8 ore, quindi tanta determinazione, ma in queste 8 ore cosa è successo? Che a metà giornata, circa dopo 4 ore, per deviare una barca che mi è passata dietro, ho fatto una curva stretta con la barca e prendendo dentro il filo della canna che stavo trainando. Il problema è che non si è rotto il filo, si è rotta la canna perché avevo su un tracciato grosso. Dopodiché ho continuato a trainare, determinazione, ripeto, ho continuato a trainare, stavo tornando a casa, ho detto faccio l'ultimo passaggio dove so che bazzicano i dentici, e mentre sto trainando a un nodo mezzo su 10 metri di profondità, non di più, 8-9 metri di profondità, la canna si impianta improvvisamente, quindi parte ovviamente stavo trainando, si piega, io fermo il motore, prendo la canna in mano incagliata, perché lì ci sono tanti scogli. Niente, incagliata, cosa faccio? Faccio retromarcia, cioè retrofront con la barca, vado dall'altra parte e cerco di tirare con la canna il filo dalla parte opposta dove avevo incagliato, sperando di tirare fuori. Tiro con tutta la forza e a quel punto sento che si disincaglia, ma a quel punto sento che partire un grosso pesce con delle fortissime testate. Non avevo neanche la telecamera addosso, ce l'avevo lì, schiaccio, accendo al volo, me la metto in fronte, riesco anche a filmare, forzo sto pesce, guadino da solo, arriva dal fondo, dal blu, vedo arrivare su una bella padella, un grosso dentice che riesco anche a guadinare. È un bel pezzo, devo dire, e quindi una gioia pazzesca, una gioia incredibile. Allora, una considerazione tecnica: se non avessi avuto l'esperienza da rock fisher, questo pesce non l'avrei tirato fuori. Perché? Perché a rock fishing io uso dei terminali grossi, tutto in fluorocarbon, e io ho conservato 20 metri di fluorocarbon per circa 15 metri, è tutto segato. Probabilmente ancora 5 minuti di tira e molle questo pesce l'avrei preso. Quindi sicuramente da ora in poi non metterò il nylon, ma come ho sempre fatto nel rock fishing, fluorocarbon o un rivestito in fluorocarbon 0,50, neanche 0,60. Quindi prima considerazione tecnica. Seconda considerazione tecnica: di avere la barca piccola, maneggevole, da potermi girare subito e far retrofront, se no anche in questo caso l'avrei perso. L'attrezzatura non è da traina, anche se l'ho utilizzata una sorta di traina, cioè non comunque con la traina tradizionale con il piombo guardiano come di solito si fa nella traina al dentice. Il piombo guardiano ha dei pro e dei contro. I pro è che appunto è un guardiano, quindi toccando il fondo e mantenendo l'esca alta si riesce sempre a regolare la profondità giusta a cui pescare. Con invece questi piombi, quindi sono dei piombi che si mettono attaccati al filo, ok? Si deve trainare a una battimetrica costante, altrimenti ci si incaglia. Quindi dopo vari tentativi avevo considerato che per pescare sui 10 metri come volevo dovevo pescare con 175 grammi. Ripeto, se si va a battimetriche più fonde, più alte, bisogna continuare a cambiare il piombo, quindi questo è assolutamente scomodo da utilizzare. Il piombo l'ho messo a 20 metri dall'esca e poi, come questo suggerimento di Andrea, ma ovviamente io ho seguito alla lettera quello che lui mi ha aiutato a fare, quindi esca 20 metri di fluorocarbon, piombo questo, e poi io ho dato altri 10-15 metri perché anche se in realtà si può dare di più, ma pescando in così bassi fondali ho preferito avere poco tracciato in acqua a contatto con eventuali scogli e invece avere solo il fluorocarbon. Allora, la canna che ho utilizzato è la mitica Kenai King Lamiglas, una canna che io avevo preso per la pesca a Lecce ad Riva, che è una canna americana che in realtà è nata per le steelhead. Beh ragazzi, vi assicuro che non ha fatto una piega, quindi chi la conosce la ama, sicuramente arriverà qualche commento. Mulinello, un pen 5000, quindi una taglia tranquilla, imbobinato con un tracciato da 30 libre. Quindi nessuno insegna, da tutti si impara. Io ho imparato da Andrea, però questa mia esperienza può dare, a me ha insegnato e può insegnare qualcosina, dare qualche spunto. Uno spunto arriva sempre. La più bella cosa
cosa quando si prende un pesce mangiarlo in amicizia. Nicola, Tagliamo? Andrea, Fabri, denticcione. Vai, taglia, taglia. Guarda che roba, ragazzi. Vai, butta dentro. Nicola, penso di assaggiare. Cazzo, come fai? Ah,